Benvenuti, anime inquiete che vivete di pane e passione, benvenuti nel vortice delle emozioni forti. Siete sintonizzati su Gossip alla turca, l'unico luogo dove il battito del cuore delle star si sente forte e chiaro. Oggi, amici miei, dobbiamo parlare di un terremoto. Non un terremoto geologico, ma un sisma emotivo che nelle ultime 24 ore ha scosso le fondamenta del mondo dello spettacolo, da Istanbul a Madrid, da Roma a Buenos Aires. Il protagonista? Il nostro amato, tormentato e irresistibile Can Yaman. Se pensavate che la sua vita sentimentale si fosse stabilizzata, preparatevi a ricredervi. Can ha fatto una mossa che nessuno, nemmeno i più esperti analisti di gossip, poteva prevedere. Un gesto notturno, un grido nel silenzio che ha lasciato tutti noi senza fiato e con 1000 domande nella testa. Prima di immergerci in questo mistero degno di un thriller psicologico, vi chiedo di supportare la nostra indagine. Lasciate un like se volete scoprire la verità, iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un dettaglio di questa saga infinita e, per chi vuole sedersi al tavolo delle discussioni più esclusive, il tasto Unisciti è la vostra chiave d'accesso. Siete pronti a decifrare il codice del cuore di Can Yaman? Iniziamo. Tutto è iniziato la scorsa notte, nel momento esatto in cui l'orologio segnava la mezzanotte e il silenzio regnava sovrano sulla città. Mentre milioni di fan dormivano o scorrevano pigramente i loro feed prima di chiudere gli occhi, Can Yaman ha sganciato la bomba. Non ha postato una delle sue solite foto di allenamenti intensivi, dove i muscoli guizzano sotto il sudore. Non ha condiviso un'immagine patinata dal set della sua ultima produzione internazionale. No. Ha condiviso una storia su Instagram che era un pugno nello stomaco per la sua crudezza e semplicità, uno sfondo completamente nero. Nessuna immagine. Nessun volto. Solo buio. E da quel buio emergeva una melodia. Una canzone struggente, carica di malinconia, con un testo che parlava di un amore che non si dimentica mai, di decisioni difficili che segnano l'anima per sempre, e di occhi che illuminano l'oscurità. Immediatamente, i telefoni di mezzo mondo hanno iniziato a vibrare. Le notifiche sono esplose. La grande domanda che oggi tormenta ogni singolo fan è cristallina e dolorosa: per chi è questa canzone? Il cuore di Can batte per l'affascinante Sarah Bluma, con cui è stato visto avvicinarsi molto ultimamente in una danza di seduzione elegante? Oppure, ed è qui che il respiro si ferma, è un grido disperato di nostalgia per il suo grande ex amore, Demet Özdemir? Per sbrogliare questa matassa, dobbiamo entrare nella mente di Can. Fonti vicine all'attore, quelle che preferiscono restare nell'ombra dell'anonimato ma che conoscono i suoi tormenti, ci dicono che Can è stato molto pensieroso negli ultimi giorni. Si dice che durante una cena privata con amici intimi, tra un bicchiere di vino e una confessione, abbia mormorato: a volte la musica è l'unico modo per dire ciò che l'orgoglio tace, e questa canzone definisce la mia situazione attuale. Analizziamo questa frase: ciò che l'orgoglio tace. L'orgoglio è spesso il muro che costruiamo per non tornare indietro, o la barriera che ci impedisce di ammettere che ci siamo innamorati di nuovo. Se analizziamo il testo della canzone condivisa, troviamo frasi come occhi che illuminano il buio e una risata che manca al risveglio. Qui la base dei fan si è spaccata in due fazioni irreconciliabili, pronte a darsi battaglia a colpi di tweet e commenti. Da un lato, abbiamo i sostenitori della nuova era, coloro che credono fermamente che Sarah Bluma sia la donna destinata a curare le ferite di Can. E Sarah, dobbiamo dirlo, ha giocato le sue carte con una classe magistrale. Pochi minuti dopo la storia di Can, notate la tempistica, nulla è casuale, Sarah ha postato una foto. Non una foto qualunque. Era seduta in un caffè, con un sorriso misterioso sulle labbra, e una didascalia che recitava: le nuove melodie portano venti di cambiamento e il cuore sa riconoscere la sua casa. Questa non è una semplice frase poetica. È una risposta. È un modo elegante per dire: ti sento. Sono qui. E sono io la tua nuova casa. Molti hanno interpretato quel cuore che sa riconoscere la sua casa come un messaggio diretto a Can, un invito a lasciare andare il passato e ad abbracciare il futuro con lei. La chimica tra Can e Sarah è innegabile,
è qualcosa di fresco, di pulito, di promettente. Un amico intimo di Sara avrebbe commentato in un contesto privato: Sara conosce il suo valore e non ha intenzione di competere con i fantasmi del passato. Se Khan sceglie lei, deve essere al 100%. Una posizione ferma, da donna che sa cosa vuole. Tuttavia, la storia non finisce qui. Perché l'ombra del passato è lunga, e quando quel passato si chiama Dimet Özdemir, l'ombra è un gigante. Proprio quando tutti pensavano che la bilancia pendesse a favore di Sara, Dimet ha fatto il suo ingresso sulla scena digitale con il suo stile inimitabile, gioioso, energico, e con quel tocco di nonchalance che ci fa dubitare di tutto. Dimet ha postato un video in cui ballava su una canzone vivace, irradiando felicità. Ma ciò che ha catturato l'attenzione non è stato il ballo, bensì ciò che ha detto in una breve, finta intervista concessa a un reporter per strada quella stessa mattina. Alla domanda sulle canzoni romantiche e sugli ex fidanzati, Dimet ha risposto con un sorriso malizioso e gli occhi che brillavano di un'intelligenza acuta: il passato è una bella canzone che ho già ballato, ma ora preferisco ascoltare nuovi ritmi che mi fanno muovere il corpo verso il futuro. Che risposta geniale! Apparentemente, Dimet sta dicendo di aver chiuso quel capitolo. Ma i fan più attenti, quelli che hanno studiato ogni sua microespressione dai tempi di Erken Çikus, giurano che i suoi occhi dicevano altro. Sostengono che questa indifferenza ostentata sia solo una maschera, un'armatura per proteggersi dal fatto che il messaggio di Khan l'abbia toccata nel profondo. Dire "ho già ballato quella canzone" è un modo per riconoscere che la canzone esiste, che ha avuto un'importanza vitale. Voi cosa ne pensate? Credete alla indifferenza di Dimet o pensate che sia una tattica difensiva? E Sara? È troppo sicura di sé o sta semplicemente difendendo il suo territorio? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo vedere le vostre teorie. E non dimenticate, se volete supportare le nostre notti insonni passate ad analizzare testi di canzoni turche, il tasto Unisciti è il modo migliore per farlo. Iscrivetevi al canale per non perdere la prossima mossa di questo scacchiere amoroso. Torniamo al nostro protagonista, Can Yaman. Il silenzio che ha seguito il suo post è stato assordante. Ma come si dice, le azioni parlano più delle parole. È stato visto mettere "mi piace" a commenti che supportano l'idea di una nuova storia d'amore, ma, ed è un grande ma, è stato anche visto rivisitare vecchi post, portandoci a credere che la sua mente sia un vortice di emozioni contrastanti in questo momento. Immaginate la scena. Khan, solo nella sua casa, magari a Roma o a Istanbul, che ascolta quella musica a ripetizione. Da una parte c'è Sara Bluma, la calma, l'eleganza, la promessa di un futuro sereno e di una stabilità emotiva. Dall'altra c'è Dimet Özdemir, il fuoco, la passione, la storia condivisa, quella chimica esplosiva che ha fatto sognare milioni di persone. I fan si sono trasformati in criptologi, analizzando il testo della canzone parola per parola. Alcuni dicono che il riferimento al caffè mattutino nel testo della canzone sia chiaramente per Dimet, con la quale condivideva quella routine sacra sul set e nella vita. Altri dicono che la menzione della nuova luce sia innegabilmente Sara. La verità è che Can Yaman è un uomo passionale, un uomo che vive di istinti. I suoi social media sono lo specchio della sua anima. Non posta mai a caso. O è tutto calcolato, o è un puro impulso emotivo. In questo caso, propendiamo per l'impulso. È possibile che Khan stia testando entrambe? Che stia aspettando di vedere chi reagisce con più amore, chi fa il primo passo verso di lui? È una mossa rischiosa, tipica dei rubacuori che vivono l'amore con un'intensità quasi drammatica. Sara gli offre un porto sicuro, Dimet gli offre l'oceano in tempesta. E sappiamo che Khan ha sempre amato navigare in acque agitate. Un dettaglio che non possiamo ignorare è la reazione dell'ambiente circostante. La cerchia ristretta di Dimet insiste che lei sta benissimo e non ha bisogno di drammi, ma aggiungono cripticamente: dove c'è fumo, c'è fuoco. La canzone di Khan è stata la scintilla che ha riacceso quel fuoco mai del tutto spento, o forse è la melodia che inaugura un ballo completamente nuovo con Sara. Mentre noi osserviamo questo dramma reale,
non possiamo fare a meno di empatizzare con Khan. Vedere un uomo così forte, un'icona di successo e bellezza, mostrarsi così vulnerabile attraverso la musica, ci ricorda che dietro la fama c'è un essere umano che desidera essere amato e capito. La solitudine della star è un tema reale. Forse quella notte, Khan si sentiva semplicemente solo e ha lanciato un messaggio in bottiglia nell'oceano di Instagram, sperando che la persona giusta, chiunque essa sia nel suo cuore, lo raccogliesse. Siamo di fronte a un bivio cruciale. Chi vincerà il cuore del re? Sarà Sara, la regina che riuscirà a calmare le sue tempeste interiori con la sua dolcezza e determinazione? O sarà Dimet, che tornerà a reclamare il trono che un tempo era suo, dimostrando che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano? Solo il tempo, e le prossime storie di Instagram, potranno dircelo. Noi di Gossip alla Turca resteremo vigili, pronti a captare ogni segnale, ogni nota, ogni silenzio. Se questa analisi vi ha appassionato, se anche voi sentite il batticuore per questo triangolo amoroso, lasciate un like e condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale per essere i primi a sapere come finirà questa canzone. Secondo voi, chi sceglierà Khan? O meglio, chi ha già scelto nel segreto del suo cuore? Scrivetelo nei commenti, il dibattito è aperto. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima emozione!